questo punto l'unica cosa che ci manca è proprio il setup del database. Effettivamente come funziona? Allora, dobbiamo connetterci al database MySQL per poter creare un database. Ok? Allora, come funziona all'interno di questa tipologia di struttura? Per poterci connettere al database, ok, andiamo su un indirizzo che è localhost slash, ok, php myadmin, ok? Guardate, automaticamente praticamente ci siamo loggati all'interno del nostro sistema, ok? Il sistema di gestione del database di XAMPP, ok, non ha credenziali di accesso tramite username e password, significa che in pratica cioè non sono settati in maniera ufficiale nella prima fase, almeno nella fase di installazione fresca. Infatti qual è la situazione? L'utente che automaticamente viene creato è root, ovvero quello con i privilegi d'amministrazione massima. Ok? Lo facciamo soltanto per motivi didattici, per poter fare l'installazione sul nostro sistema, vi faccio utilizzare proprio quest'utenza. Allora, che cosa dobbiamo creare? Vogliamo creare un sito internet relativo al WP Test Joe, ok? Quindi che cosa faccio? Creo un nuovo database, oltre quelli che ci sono qui di default. Guardate, come nome del database lo chiamo test underscore Joe, ok? Underscore è il meno basso. Ci siamo? Lascio tutto quanto di default e clicco su crea. Ci siamo? Il database praticamente è stato creato, solo perché si chiama test in questo caso viene raggruppato fondamentalmente. Allora che cosa significa? All'interno di questo database non c'è nessuna tabella, ci siamo? Tecnicamente l'idea è quella che WordPress per effettuare questa installazione dovrà sicuramente crearla in maniera totalmente autonoma. Allora, che cosa succede? Torno sulla mia installazione di WordPress e clicco su Iniziamo. Allora, il nome del database in questo caso è quello che ho appena creato, test Joe, in corrispondenza con quello che è appena stato creato. Allora, nome utente gli metto root, ok, compatibilmente con quello che abbiamo appena detto, l'utenza d'amministrazione è esattamente questa. La password di default non viene messa, ok, all'interno dell'installazione di WordPress, poi vi faccio vedere come settarla. Ok? E l'host del database sarà localhost, perché? Perché tecnicamente è proprio quello che noi abbiamo nella posizione locale, quindi sul nostro computer. Clicchiamo su invia. Prima di tutto poi vi faccio vedere che qui c'è un prefisso tabella che viene automaticamente generato e che lasciamo per il momento di default. Vedete? In questo caso se abbiamo questa tipologia di messaggio significa che tutto quanto è andato a buon fine. Clicchiamo su avvia l'installazione. Ok, a questo punto cosa succede? Dobbiamo scegliere il titolo del sito, quindi prova di Giovanni. Ok? La cosa un pochettino più importante in questo caso qual è? È quella di creare la prima utenza, che sarà l'utenza di amministrazione, ok? La chiamo per esempio Giovanni, ok? E lascio tutto questo, in questo caso c'è un generatore random di password, e la lascio così, bella sicura, ok? Vado in blocco note, me la segno. Eccolo qui, questo qui sarà il mio username Giovanni e poi questa qui è la password. Bene, la mia mail info@archeti.dev. Clicco su installa WordPress. Dopo qualche secondo praticamente cosa è successo? L'installazione è andata a buon fine, ok? E allora a questo punto cosa succede? Vedete, WordPress è stato installato, grazie e buon divertimento. Clicco su accedi, ok? Verrò ridirezionato sulla mia pagina, ok? Guardate, localhost wp test Giovanni / wp login, che in pratica è il nostro sistema di gestione, quindi di amministrazione. La password viene già riempita perché ho cliccato su salva password e clicco su accedi. Guardate autonomamente, quindi automaticamente siamo stati ridirezionati sul nostro sistema, clicchiamo su ignora e siamo pronti praticamente per lavorare con WordPress, ok? La conferma che tutto quanto è andato a buon fine è proprio la visita del sito, che in pratica toglie l'ultimo pezzo del nostro indirizzo ed effettivamente questa qui è la pagina di esempio che viene generata automaticamente da WordPress, ok? Per tornare alla nostra bacheca di amministrazione riclicchiamo sul nome del sito.